Buonasera, viaggiatori del sentimento e cercatori delle verità che brillano appena oltre i riflettori. Bentornati su Turkey News Magazine, la vostra casa digitale dove le notizie non si leggono soltanto, si respirano, si vivono, ci attraversano come un brivido che non si riesce a ignorare. Stasera non parleremo di un copione firmato, né di un tappeto rosso percorso con sorrisi calcolati. Stasera scostiamo un sipario pesante e vi invitiamo in una stanza piena di candele, bicchieri che tintinnano e sguardi carichi di attesa, perché lì, in quell'aria profumata di festa, qualcosa è successo. Una cosa fragile e potente, un lampo che ha zittito i sussurri e ha fatto trattenere il fiato a un intero fandom. Vi portiamo dentro un compleanno cominciato con brindisi scintillanti e finito con ciò che molti chiameranno un ritorno. Un sussulto di vita per un amore che molti avevano già archiviato tra i ricordi che fanno male e che, proprio per questo, si cerca di dimenticare. La data era cerchiata con cura sui calendari delle persone giuste. Era il compleanno di Yağmur Yüksel, una di quelle serate in cui la città si mette il vestito più bello e la notte sa di promessa. Il locale, tra i più esclusivi, era stato trasformato in un piccolo universo cinematografico. Luci ambrate carezzavano i volti, i cristalli rispondevano con un canto sottile, le risate scorrevano basse e vellutate. Intimità e glamour danzavano insieme, come due vecchi amici che sanno rispettarsi. E al centro, lei, Yağmur, radiosa come una parola dolce sussurrata all'orecchio, leggera e consapevole, a suo agio dentro un'eleganza che non ha bisogno di farsi notare perché lo fa da sola. Accoglieva gli ospiti con la grazia di chi ha imparato a sorridere anche quando il cuore preferirebbe restare in disparte, e quella sera invece le apparteneva, piena e luminosa, come se il tempo avesse deciso di abbracciarla delicatamente. Il copione apparente era chiaro: torta, brindisi, qualche foto da consegnare ai social, poi i saluti e il ritorno al mondo fuori. Ma il destino ama cambiare musica senza preavviso, e la melodia della festa ha invertito la rotta quando le porte hanno ceduto il passo a una presenza che nessuno aveva previsto e che invece tutti hanno riconosciuto immediatamente. Non fu semplicemente un ingresso, fu un cambio di gravità. Quando Barbakhtas è apparso sulla soglia, l'aria ha fatto un passo indietro, come un'onda che si ritira prima di tornare e arriva più forte di prima. Erano lontani da un po', una lontananza raccontata, analizzata, discussa fino allo sfinimento da chi ne osservava i gesti da fuori. Eppure eccolo lì. Perché? Chi lo aveva invitato? Oppure nessuno, e qualcosa di invisibile, più forte dell'orgoglio, lo aveva spinto a varcare quella soglia proprio stasera? Il suo stupore, quando ha capito che tutte le attenzioni si stavano stringendo su di lui, è durato un istante, poi si è sciolto in quella compostezza che abbiamo visto tante volte nei momenti cruciali. Sguardo concentrato, respiro misurato, la linea della mascella ferma, come un uomo che ha preso una decisione e non ha intenzione di tornare indietro. Non cercò riparo al bancone, non si rifugiò nell'ombra dei corridoi laterali. Invece, si aprì un varco tra la folla come se i corpi fossero onde e lui una barca con la rotta già segnata. Le conversazioni rallentarono, i telefoni si alzarono a metà, gli sguardi si mossero a scatti. Gli ex amori nella stessa stanza portano sempre una scarica elettrica, ma nessuno, proprio nessuno, era pronto a ciò che stava per accadere. Yağmur stava ridendo con un'amica, la testa appena inclinata, la luce che le disegnava profili morbidi, quando lo vide. Si fermò come se le scale del respiro avessero perso un gradino. Un sospiro breve, quasi un'onda rotta sul bagnasciuga. Nessuno udì le parole che si scambiarono all'inizio, ingoiate dalla musica e dai bicchieri, ma i gesti parlarono meglio delle frasi. C'era tentennamento e coraggio nello stesso battito, una domanda sollevata in silenzio tra due sguardi abituati a riconoscersi anche da lontano. Lui non porse una stretta di mano. Non scelse il saluto educato e distante. Non fu uno di quei sorrisi che finiscono nel cestino della memoria. Fu un passo avanti, un respiro più vicino, una distanza annullata. E poi il contatto. Per un attimo le leggi del tempo persero autorità. La musica diventò un soffio lontano, il brusio si ritirò dal perimetro dell'attenzione, le lenti dei telefoni si bloccarono come se stessero cercando il fuoco proprio in quell'attimo impossibile.
Il bacio di Bara Yamur avvenne lì, al centro della sala, davanti a tutti, ma sembrava un luogo che esistesse solo per loro. Non era una mossa studiata per i titoli del giorno dopo, non era teatro, non era clamore programmato. Era il presente che reclamava il suo spazio, con un'intensità che faceva tremare il pavimento. Lui fermo e sicuro, lei che cedeva all'abbraccio con una dolcezza che non appartiene alla finzione. Quando si staccarono, lo sguardo di lei rimase sospeso, come se volesse trattenere addosso quel calore ancora un istante. Più tardi, nel porto calmo delle confidenze, Yamur avrebbe trovato parole per dire ciò che le era accaduto dentro, parole soffiate a un orecchio fidato. In quell'attimo, disse, tutto il resto aveva smesso di pesare, come se qualcuno avesse premuto un interruttore e il passato si fosse fatto silenzio. Proviamo a decifrare quel sentimento. Quando il dolore si sfila, anche solo per un secondo, ci si accorge di quanto spazio occupava. Le notti lunghe, le discussioni spigolose, le distanze che crescono come edera lungo un muro che non guardi più, all'improvviso, erano come cenere dispersa. Non c'era logica in quel momento, c'era una certezza istintiva, la più antica di tutte, ti vedo, mi vedi, e adesso basta questo. La sala, intanto, si spaccava in interpretazioni. I romantici riconoscevano l'epica di un sentimento che trova sempre la strada per tornare a casa. I più scettici, invece, scuotevano la testa, notte di compleanno, emozioni gonfie, un lampo che all'alba si spegne. Ma le immagini, quelle che restano agli angoli degli occhi di chi c'era, raccontavano altro. Dicevano della mano di lei che non scivolava via dalla sua, del busto di lui che si piegava appena per proteggerla dal mondo, e di un silenzio a occhi chiusi che non era vuoto, era pieno di riconoscimento. La festa riprese fiato con prudenza, come chi torna a camminare dopo aver corso. Eppure, in un angolo morbido, lontano dalla pista, due figure rimasero sedute una accanto all'altra. Yamur e Bar parlavano fitto, la fronte quasi a sfiorarsi, i sorrisi piccoli ma veri, quelli che capiscono senza sforzo, che colgono le sfumature, che non hanno bisogno di essere grandi per essere profondi. Gli sguardi intorno scattavano foto mentali, già pronte a trasformarsi in colonne di gossip ancora prima di finire su carta. Gli amici di lei sussurravano che non la vedevano così da tempo, che nei suoi occhi c'era una luce antica e nuova allo stesso tempo. Lui, di rimando, aveva quella postura che ti fa pensare, qualcuno sta vegliando. Nessuna dichiarazione ufficiale dopo la serata, ma la quiete non era vuoto, era un ponte. E sopra quel ponte spuntava una frase di Yamur che rimbalzava tra le stanze come un'eco timida e coraggiosa, in quell'istante, aveva lasciato andare ciò che pungeva. Il vero racconto cominciò quando le candele furono spente e la sala cambiò pelle, più vuota, più lenta, con il profumo dei fiori che restava a mezz'aria. All'uscita, un momento si accese come una lampada tascabile nella memoria di chi l'ha visto. Bar esitò un secondo sulla soglia, lo sguardo che scrutava oltre la porta, come a proteggere un passaggio. Yamur gli raggiunse il fianco, e in quel quadro c'era tutto, un passo di lui avanti, un mezzo passo di lei dentro quel raggio, come se avessero improvvisamente ricordato la loro coreografia segreta. A un'amica, Yamur confidò piano che quella notte non era soltanto una festa. Era una rivelazione travestita da brindisi. Più tardi, filtrò una voce da dietro le quinte. Dopo quel bacio si erano detti parole che non servivano per accusare, ma per liberare. Lei, con calma, avrebbe ripercorso le ferite, non per riaprirle, ma per lasciarle andare. E in fondo, sotto l'elenco delle cose che avevano fatto male, il suo cuore continuava a battere nello stesso angolo, testardo e fedele. Bar, raccontano, aveva un pensiero chiave che non voleva nascondere. Non era capitato lì per caso, non era un giro di saluti. Aveva scelto quel giorno perché quel giorno la riguardava. Non volevo che passassi quella giornata da sola, sarebbe stata la frase più ripetuta nei mormorii successivi. È una dichiarazione semplice e potentissima, che parla di cura oltre le etichette, di presenza come forma d'amore, di vicinanza al di là delle definizioni. Che ne pensate? Presentarsi senza invito è gesto romantico o azzardo? E può davvero un bacio, uno solo,
spazzare via il dolore come polvere da un davanzale al primo sole? Diteci la vostra nei commenti, perché la nostra casa siete voi. E se volete sostenere le storie che costruiscono ponti tra i cuori, restate con noi. Turkey News Magazine esiste grazie al vostro affetto, al vostro tempo, alla vostra fiducia. Il giorno seguente, Internet aspettava un segnale come si aspetta la pioggia quando l'aria sa di temporale. Una foto, una storia, un indizio minimo. Invece, silenzio. Nessun post da parte di Yamur, nessuna allusione da parte di Bar. Ma il silenzio, a volte, è un rifugio sacro, non una fuga. Chi è vicino a loro assicura che quel tacere è stato un modo per custodire l'intensità, non per sminuirla. Quando qualcosa è vero, non c'è bisogno di sciuparlo con la fretta, lo si vive. E allora l'attenzione di tutti si è fermata su due elementi, come due fari nella notte. La presenza di lui, nonostante tutto, e la confessione di lei, in quell'istante il resto non contava, che ha gettato nuova luce sui frammenti. Ci sono compleanni che sono solo conti alla rovescia. E poi ce ne sono altri, come questo, che diventano portali. Soglie attraversate con il cuore che accelera, punti di ripartenza in cui l'anagrafe non è soltanto un numero in più, ma una stanza in cui ritrovare ciò che si era perso. E non perché il mondo lo pretende, ma perché a volte le storie non finite chiamano di nuovo, soffiano sulle braci, cercano aria. Li vediamo lì, Yamur e Bar, su quel crinale delicato dove il passato pesa e il presente insiste. Non sappiamo in che direzione andranno, ma sappiamo che ciò che è esploso in quella sala non si cancella con un colpo di spugna. È entrato nella mappa della loro storia e resterà un punto che orienta, un promemoria di ciò che possono essere quando il rumore si fa da parte e restano solo loro due. Grazie per aver camminato con noi dentro questa notte che profumava di rinascita. Questa è stata una pagina speciale firmata da Turkey News Magazine, raccontata con il cuore in mano e la voce bassa, quella delle confidenze condivise tra amici. Continueremo a guardare con rispetto e attenzione, senza forzare le immagini, pronti a capire se il ponte costruito in quella sera di compleanno potrà sostenere il passo dei giorni che verranno, o se resterà una visione bellissima sospesa nell'aria. Se questa storia vi ha toccato, restate con noi, attivate le notifiche, abbracciateci con un like e ricordatevi che qui le parole cercano sempre di essere all'altezza dei sentimenti che raccontano. Fino alla prossima volta, portatevi dietro una cosa soltanto: per andare avanti, a volte, bisogna lasciare che il cuore faccia silenzio e poi parli davvero.